In questa lezione non affronteremo il naso rosso, che è la più piccola maschera del clown, ma volevamo portarvi su un'altra conoscenza, lo sviluppo, o meglio, l'inondazione del personaggio clownesco nelle varie arti performative. Dobbiamo iniziare a pensare che il clown non è solo quello che ha un naso rosso e una parrucca colorata. Il vero clown è istinto, un frammento ideologico del mondo. Dobbiamo pensare che anche il mimo, con l'atteggiamento giusto, è un clown. Questo vuol dire cosa? Pensa allora anche ad un comico del cinema, anche lui con l'atteggiamento giusto è un clown. Voglio farti comprendere meglio. Se tu guardi dei personaggi che hanno fatto la storia della comicità, da Totò a Red Skelton, da Petrolini a Jerry Lewis, ti rendi conto che loro sono più che dei comici. Il loro atteggiamento è il tipico atteggiamento da clown. Loro sono dei clown. Dunque allora è nell'atteggiamento che cambia il mio essere clown? Sì, certo. La fusione dei loro caratteri, delle loro intenzioni e le loro posture ci fanno capire che il clown è molto di più di un semplice catalogato modo di apparire nel mondo dello spettacolo, ma ci permette di essere molto più ampi e profondi nel nostro essere comici. Tutti sottovalutano questo, ma in fondo è anche un bene. La conoscenza deve raggiungere le persone che sono pronte ad accettarla, non chi non saprebbe apprezzare e usare nella maniera giusta. In questo webinar ti stiamo dando molte informazioni e molti studi che spesso non trovi sui libri o nei laboratori, ma sta a te renderle tue e farne l'uso che ti sembra più appropriato. Vorremmo che ti spogliassi delle informazioni che hai ricevuto in questi anni e ti vogliamo incentivare a sperimentare. La sperimentazione parte da un punto, che è l'inizio, a cui si applica qualcosa di nuovo, di rivoluzionario e spesso piuttosto assurdo e imprevedibile. Dobbiamo cercare di andare al di là della nostra comfort zone e studiando le formule comiche, il potere dell'intenzione condita con l'arte del fallimento, dobbiamo uscire e sperimentare. Il mondo comico è in piena evoluzione, è in piena rivoluzione. Quello che 10 anni fa faceva ridere, oggi non sappiamo se ha la stessa forza. Per noi sperimentare ci fa pensare al fondere le varie arti, cioè unire, confondere, miscelare, sbalordire, mettersi in gioco, mettersi in difficoltà. È questo che funziona nell'essere clown, mettersi in difficoltà e al servizio di altre arti, come ad esempio per noi è stata una rivoluzione fondere il clown con la maschera. Per noi è stata una vera rivoluzione. In architettura bisogna fare attenzione a quando si costruisce un ponte o una volta in cemento perché se non ha la misura giusta, il bilanciamento giusto, tutto rischia di crollare. Ecco che dunque è necessario trovare la giusta quadra interna a noi stessi perché risulteranno analoghi a quelli che esprimiamo fuori. Il fuori deve essere come dentro e deve rispecchiare le emozioni che sento. Ecco l'architettura del clown, ma dipende solo da te. Ognuno di noi è maestro di se stesso e sperimentare è quasi un obbligo etico verso il nostro mondo. Aprirci per andare più in là ed avere le possibilità di studiarci. Ti vogliamo portare il nostro esempio per farti capire che tutto è possibile e che tutto dipende da te. Sviluppare la conoscenza del nostro corpo è fondamentale e permetterci di stimolarlo per comprenderne gli automatismi. Mimare è ad esempio un'attività che comprende tutti. Quanti di noi fanno un lavoro dove mimano tutto il giorno? Quasi tutti. Un lavoratore in una catena di montaggio che manipola gli stessi oggetti facendo le stesse azioni continuamente tutto il giorno si rende conto che ad un certo punto non sa più cosa manipola, diventa tutto automatico. Se tu gli domandi di mimare le azioni che svolge durante le ore di lavoro,
scopriremo che ritroverai il senso dell'oggetto che manipola, il suo peso, il suo volume. Mimare ti permette di riscoprire il gesto. Ognuno di noi è un mimo allora. In tutte le arti esiste un mimo nascosto. Ogni vero artista è un mimo. Tornando all'idea dell'architetto, anche lui mima. Mima gli spazi da costruire prima di realizzarli. Il mimo è una parte fondamentale del teatro, non è un'arte a sé stante, ma ci permette di fondere le arti. Noi abbiamo deciso dopo anni di sviluppo del nostro corpo, usando anche il mimo, che significa appunto fare corpo, di toglierci i nostri punti di forza e provare a metterci in gioco. La mimica facciale era il nostro punto di forza. Le espressioni, le intenzioni erano e lo sono la base di tutto, ma sperimentare è sempre stata una nostra volontà. Che ti devo dire? Che spesso non ti dà garanzie di successo, ma è un piacere personale senza limiti sicuramente. La mimica facciale è il nostro punto di forza? Togliamoci la faccia. Un giorno così ci siamo detti. Per entrambi è stato un sussulto. Ok, mettiamoci una maschera allora. Lo abbiamo fatto. E poi ci siamo detti, lavoriamo in gruppo. E così abbiamo fatto. Abbiamo lavorato sodo, abbiamo fuso la nostra arte con quello che non conoscevamo, il potere delle maschere. E sono nati lo Squattro Cobre. La nostra volontà era fondere l'arte del clown con un mondo parallelo, come quello della maschera, che ci dasse l'opportunità di capire, di fare e di divertirci nel cambiare la nostra maniera di recitare. Sperimentare, fondere le arti deve essere un obiettivo. Dunque la nostra volontà è quella di stimolarti a creare sempre qualcosa di nuovo, di non fermarti se le tue gag, le tue esibizioni vanno bene, ma cerca nuovi orizzonti dove ogni giorno puoi aprire il tuo mondo, dove puoi scoprire qualcosa di diverso e rendere speciale il tuo personaggio. Non avere paura. Errare e sbagliare è fondamentale per un clown e per qualsiasi comico. Sentire dove posso arrivare è veramente fantastico. Vorremmo solo che tu capissi che sei il maestro di te stesso e la sperimentazione non è distante da te, ma è davanti ai tuoi occhi. Dunque osa, dunque prova. Non aver paura di far uscire il tuo clown che combatte dentro di te, perché quando scoprirai che lui è la tua essenza, il gusto di ricerca e il bello vivrà sempre in te.